Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, bentornati anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi andiamo a fare un unboxing un po' speciale. Mi hanno dato questa troncatrice Ryobi, andiamo a vedere di cosa si tratta. Per andare più comodi metterò lo scatolo per terra e man mano metterò le cose dallo scatolo sul banco. All'interno dello scatolo c'è tutto: chiavini, chiave a tubo, spingenti, prolunga per supportare i pezzi in lavorazione, spingipezzo e goniometro. Trovo anche dei pezzi che dovrebbero essere montati sulla macchina e infatti questo pezzo è dato fuori posizione. Si dovrebbe trovare in quest'asola solo zero clearance. Questo pezzo di plastica è quello a cui mi riferisco e infatti c'è un occhiello sospeso all'interno del corpo macchina. Inizio a smontare il tutto per vedere di risolvere la problematica. Per rimuovere il pianetto e vedere all'interno devo rimuovere il coprilama, poi svido queste due brucole e il pianetto è libero di uscire. Apro la scatola elettrica per liberare la stina del consenso meccanico sullo switch elettrico. Approfitto di ogni fase di smontaggio per fare una bella pulita ad ogni punto della macchina e smonto la scocca di plastica dal lato opposto del motore. Riporto il paralama in posizione originale e come potete notare la staffa col cerchio, grazie alla molla di tensionamento, cambia posizione. Finisco di rimuovere la scocca di plastica in quanto devo sbloccare anche il perno che tiene chiusa la troncatrice in posizione pianetto. Effettuo una bella lubrificata con WD-40 a tutte le parti di movimento. Cerco di rimuovere la lama in vari modi, ma purtroppo il bullone è bloccato. Libero la spina bloccata che tiene la troncatrice in posizione chiusa. Approfitto dello spazio creato, prendo la troncatrice per tagliare il bullone con il flex. Ne ho subito comprato uno nuovo per sostituirlo. Su questa lamiera di protezione vedete questa ammaccatura data dal corpo macchina che non lavorava bene, mettiamo a posto anche questa. Rimonto anche l'altro lato della scocca per vedere se l'apertura è costante e sembra essere tutto a posto. Risulta ammaccata anche la staffetta da quest'altro lato, quindi smonto e cerco di rimettere in posizione il tutto.
Ora che è tutto allineato e le staffette sono tutte in posizione, il corpo macchina lavora perfettamente. Trovandomi con tutta la macchina smontata, rimuovo anche questo carter di protezione per pulire l'interno del vano motore. Una volta controllato che tutti i movimenti sono corretti, inizio a rimontare il tutto. Mi raccomando, la vostra incolumità vale più di qualsiasi altra cosa, non smontate pezzi dalle macchine, perché se sono lì sono stati progettati per qualche scopo. Qualche piccola regolazione in fase di rimontaggio serve sempre. E fisso di nuovo in posizione il pezzo incautamente rimosso dalla macchina. Tutto sembra funzionare correttamente. Sulla parte superiore del pianetto manca completamente la zero clearance, si sarà spaccata col tempo. Disegno il tutto e la realizzo con stampa 3D.
Rimontato il tutto, mi è avanzato solo il bullone tagliato. Provandomi a smontare, allineo anche la battuta posteriore. Effettuo un piccolo test di taglio sia per il motore che per l'allineamento della battuta posteriore. E la troncatrice è riabilitata. E eccoci amici, ora la troncatrice è perfettamente funzionante, l'avete vista anche in azione. Dopo una veloce taratura anche della battuta posteriore è tornata ad essere perfettamente utilizzabile. Per questa troncatrice, poiché io già ne posseggo due, ho pensato di fare un giveaway a raggiungimento dei 1000 iscritti. Seguitemi oltre che su YouTube anche su Instagram, trovate il link in descrizione dove vi darò tutte le indicazioni per potervi portare questa troncatrice a casa. Anche per questo sabato è tutto. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!